Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere questo telefono pauroso, enorme, gigantesco per dimensioni e per caratteristiche. Telefono ovviamente indistruttibile, quindi uno smartphone rugged della Doge, il modello VMAX. Si chiama Max proprio perché, ragazzi, ci dà il massimo di quello che si può ottenere attualmente da questo tipo di dispositivi. Tripla fotocamera, video in 4K, fotografie 108 megapixel, una batteria enorme che ci permette di avere un'autonomia praticamente infinita, 22.000 mAh, e si può utilizzare pure come powerbank, quindi è un telefono che se ve lo portate al lavoro, lo dimenticate nel furgone, l'indomani lo troverete sempre carico, resistentissimo, si può portare in cantiere. Tra l'altro è anche bello perché ha questa parte posteriore con questa ecopelle, bello resistente, con delle ottime caratteristiche. Però siccome farvelo vedere in questo modo non ha senso, ve lo faccio vedere direttamente sul bancone, quindi lo sblocco col mio volto e iniziamo. E allora, guardiamo quindi il telefono in questione. Questi due telefoni sono sempre della Doge e sono sul bancone per un altro motivo che adesso capirete. Allora, guardiamolo innanzitutto esteticamente. È bellissimo, delle ottime finiture, curato sia nella parte estetica, curato nelle dimensioni che sono sicuramente abbondanti. Questo potrebbe essere una nota negativa per qualcuno che cerca la portatilità, insomma la facilità di trasporto. In tasca sicuramente non sarà comodo, però è il prezzo da pagare se si vuole un'autonomia così elevata. Per quanto riguarda tutte le finiture, davvero molto curato, studiato anche in modo che tutte le parti più delicate non si danneggino. Infatti, per esempio, questa protezione va a proteggere questa parte, il comparto fotografico. Nella parte più in basso troviamo questo ponticello per poter mettere l'accetto, l'ingresso per il cavo USB. Nella parte laterale troviamo questa scocca in metallo con il tasto di accensione che è anche il lettore di impronta digitale, la regolazione del volume. Da questa parte troviamo invece il tasto smart personalizzabile e lo slot per poter mettere la memory card e per poter mettere la SIM. Questa è la fotocamera frontale. Qua abbiamo sia la fotocamera notturna, la fotocamera normale e la fotocamera grandangolare, e sono caratteristiche comuni a tantissimi telefonini di questa tipologia. Quello che cambia sono in realtà poi le caratteristiche tecniche, quindi tutte le prestazioni che abbiamo. In questo momento non posso sbloccarlo con il volto perché sto riprendendo, quindi il mio volto è ostruito, ma se lo faccio con l'impronta digitale in un istante si sblocca. Tra l'altro avevo dimenticato di dirvi un particolare importantissimo: abbiamo un doppio speaker, quindi un audio stereo. E allora vi faccio vedere innanzitutto le caratteristiche che troviamo sul sito del venditore. Come sempre troviamo delle immagini che ci fanno capire che il telefonino indistruttibile può essere utilizzato in diverse circostanze, è impermeabile, resiste a cadute, resiste a maltrattamenti, urti eccetera. Però ragazzi, come si fa? Ho visto un video, mi è stato mandato da uno di voi che segue il mio canale, dove c'è un tizio che per dimostrare che questi telefoni non sono resistenti, dopo averlo lanciato diverse volte a diversi metri di distanza e il telefono della Doge non si è rotto, alla fine ha deciso di passarci sopra col suo fuoristrada. E in quel caso si è rotto il display, mi sembra anche ovvio. E lui è arrivato alla conclusione che i telefonini della Doge non sono indistruttibili perché se vai sopra di loro con la Jeep si rompono. Vabbè, ci vuole furbizia per arrivare a queste conclusioni. Io ho sempre detto che sono indistruttibili, ma ovviamente non sono fatti per camminarci sopra con le automobili. Ma lasciamo stare, guardiamo quindi le caratteristiche tecniche, guardando ovviamente anche il prezzo, quindi 559,99 €, però ci sono delle offerte, quindi un periodo con degli eventi in cui sono previsti degli sconti. Per esempio, inserendo un codice di sconto si possono avere $100 di sconto, ma io spero di ottenere anche un ulteriore codice. Andiamo ancora più in basso, guardiamo quindi quello che dichiarano. All'interno abbiamo un processore Dimensity octa-core da 2,6 GHz, un display con 120 Hz, una fotocamera con visione notturna da 20 megapixel della Sony, e poi ovviamente abbiamo anche le fotocamere normali da 108 e da 16 megapixel per quanto riguarda la fotocamera grandangolare. La batteria è immensa, 22.000 mAh per una batteria di un cellulare, praticamente sono 7 volte quelle di un iPhone. La fotocamera frontale da ben 32 megapixel, vi farò vedere pure un paio di scatti. 12 GB di RAM che però si possono estendere fino a 20 GB perché prende la RAM dalla memoria interna del telefono. Ovviamente ha tutti i gradi di protezione militari, impermeabilità eccetera eccetera, come tutti i telefonini rugged. Guardiamo ancora qualche altra caratteristica. Qua troviamo la conferma di quello che vi stavo dicendo poco fa, quindi la memoria è espandibile fino a ben 2 TB, praticamente potete riempirlo all'infinito. Il sistema operativo è Android 12
12, ovviamente aggiornabile, Wi-Fi 6, NFC, GPS, tutto quello che riguarda le nuove tecnologie su tutti i telefonini di nuova generazione. E in questa immagine vediamo per esempio un utilizzo tipo powerbank. Avendo 22.000 mAh non solo possiamo avere una grandissima autonomia sul telefono, ma possiamo utilizzarlo proprio come powerbank per alimentare un altro telefono. Questo è un Doge che io vi ho recensito un po' di tempo fa, quindi utilizziamolo come telefonino di prova per caricarlo tramite la batteria interna di quest'altro. Per fare ciò quindi apriamo la confezione del telefono, guardiamo quello che troviamo all'interno e prendiamo il cavo di ricarica. Quindi troviamo questa pellicola che lo avvolge, poi troviamo una pezzetta per pulire il display, manuale di istruzioni, la pellicola che va applicata dopo aver pulito il display. Nel caso in cui sia necessario inseriamo il cavo USB di tipo C nella parte inferiore e inseriamo quest'altro nell'altro telefono. Come vedete è andato in carica utilizzando questo telefono per ricaricare quest'altro, quindi molto comodo perché si possono ricaricare tantissimi dispositivi. Ovviamente troviamo anche il suo alimentatore e si tratta di un caricabatterie da 33 watt al massimo, non potentissimo ma comunque sufficiente. E ora, come al solito, proviamo ad aprire YouTube, ma in questo caso noterete una grande differenza nell'audio. Come vi dicevo, questo telefono ha la doppia cassa a destra e a sinistra, quindi ci permette di avere un audio stereo con un volume limpidissimo, che a differenza degli altri telefoni che già vi ho fatto vedere, quindi questo o anche quelli di altra marca, avendo una membrana che serve per proteggere le casse nel caso in cui si bagni, ovviamente il suono si sente con un buon volume, ma non si sente limpido come questo. Quindi ve lo faccio sentire e rimarrete sbalorditi, anche se effettivamente forse dal microfono non si percepirà, ma proviamo. È davvero incredibile. Proviamo ad andare avanti, vediamo come recupera il buffering, è velocissimo ragazzi. Ragazzi, è davvero mostruoso questo telefono per quanto riguarda le prestazioni, per quanto riguarda l'audio, eccetera. Io ora mi fermerò, guardate. Andiamo avanti veloce. Ok, come avete visto è davvero velocissimo. Adesso proviamo ad aprire anche un gioco, anche se io per testare la sua autonomia, per tenerlo acceso a lungo, per fare lavorare il processore, anche se non è un'applicazione pesante, però richiede comunque una retroilluminazione, richiede l'utilizzo dell'audio e comunque è in fase di utilizzo. E sto giocando con questo gioco, poi lo sto utilizzando per fare le foto, l'ho portato un po' in giro con me, quindi sono più che soddisfatto della sua autonomia, che d'altra parte 22.000 mAh. Adesso guardiamo la fotocamera e poi ovviamente facciamo una prova pure con il solito giochino di automobili per vedere quanto sia reattivo. Quindi apriamo la fotocamera, proviamo ad inquadrare qualcosa di dettagliato, per esempio questa incisione. Andiamo su 108 megapixel perché avendo una risoluzione così elevata voglio farvi vedere come riesce a fare delle fotografie con un'elevatissima qualità. Quindi scattiamo una foto e adesso osserviamola. Ragazzi, guardate, si vedono tutti i dettagli. Si vede benissimo, davvero tutto. Sembra quasi un microscopio, anche sulla mia pelle si vedono queste piccole squamette, insomma, davvero molto molto definito. Ma questa è una fotografia fatta da vicino, insomma, vediamo le fotografie fatte in esterno. E guardiamo quindi questa fotografia scattata con la fotocamera da 32 megapixel frontale. Guardiamo i dettagli, come vedete i baffi, insomma tutti i piccoli dettagli si vedono molto bene, anche qualche baffo ribelle. Quindi per essere una fotocamera frontale sicuramente ha una buonissima risoluzione. Andiamo a vederne un'altra. Questo è un video girato con la fotocamera frontale in cui si vede barba, baffetti, si vedono tutti i dettagli, quindi sembra che vada bene. Proviamo come si regola l'esposizione, quindi passiamo da zona in ombra a una zona luminosa e sembra che vada bene. Allora, in questo video ho lasciato parlare il Riccardo della registrazione, ma avete visto comunque che si vedeva bene sia nei dettagli che appunto anche nella regolazione dell'esposizione. Non perfetta, in alcuni punti ha sovraesposto,
però è la fotocamera frontale, quindi può starci. Questa è una fotografia scattata a 108 megapixel, guardate come abbia rispettato perfettamente tutti i colori, sono molto naturali, e come i contrasti anche rispetto alle zone più illuminate con le zone in ombra siano perfettamente rispettati. Facciamo una zoomata, guardate questa finestra che è molto distante, si vedono pure le cerniere, si vedono tutti i dettagli, addirittura le staffe di questa canalina, insomma molto dettagliata come fotocamera, per essere un telefonino rugged, non essere una marca blasonata come potrebbe essere un Apple, un Samsung eccetera, sicuramente ha un buon risultato. Le altre invece le ho scattate con la risoluzione standard, quindi sempre comunque di buona qualità, ma non dettagliate come quelle da 108 megapixel. Questo è il massimo zoom che riusciamo a ottenere con la foto standard. Questa invece è una foto grandangolare che solitamente, come sapete, ha meno megapixel, quindi in questo caso non mi aspetto nulla di eccezionale, però comunque si vedono pure bene, si vedono i dettagli, una foto normale, standard. Andiamo ancora avanti, guardiamo quest'altra foto scattata dei fiori, ne ho scattate due praticamente uguali con diverse angolazioni, per vedere pure in questo caso i dettagli, ma non solo il dettaglio dello scatto, ma anche come sfoca la parte posteriore. Guardate che bella sfocatura, la profondità di campo, come isola il soggetto, staccandolo letteralmente dallo sfondo, sia in questo caso che in quest'altro caso, dove è un pochettino più in difficoltà, perché può ingannarsi. Invece guardate come gradualmente i fiori posteriori vanno a sfocare e quelli invece nella parte frontale sono perfettamente messi a fuoco. Guardiamo anche questo video. Questo invece è un video girato con la fotocamera principale. Metto un attimo in pausa perché durante la realizzazione di questo video ho messo le mani in questo modo senza riflettere sul fatto che stavo coprendo anche i microfoni, quindi l'audio non si sente benissimo. Anzi, facciamo una cosa, lo tolgo così vi faccio vedere direttamente il video e ve lo commento io. In questo video stavo facendo delle riprese per vedere la fluidità e volevo farvi vedere come riprendeva questa corteccia, quindi come si vedono i dettagli nella foto, e anche in questo caso come sfoca lo sfondo. Guardate, mettendo a fuoco questo ramo sfoca il ramo nella parte posteriore, ma se io voglio mettere a fuoco il ramo nella parte posteriore, ovviamente subito lo metto a fuoco sfocando il resto. Guardate come riesce a mettere a fuoco e a capire quale sia la parte che mi interessa, insomma, inquadrare. Quindi anche per i video non ci sono in questo caso scatti, se non ovviamente una mancanza di stabilizzazione, però per quanto riguarda il video sembra buono, sembra di buona qualità con una buona risoluzione. Andiamo ancora avanti e questa è la foto che avete visto poco fa. Guardiamo pure qualche altra caratteristica. Troviamo all'interno come sempre la cassetta degli attrezzi che contiene alcune app che permettono di fare alcune funzioni particolari, per esempio il pendolo, la livella eccetera eccetera. L'unica che io ritengo davvero utile è per esempio la torcia, che ha una buona luminosità, oppure volendo la bussola, anche se non c'è da fare pure in questo caso un grandissimo affidamento, oppure l'applicazione attenzione, che permette di emettere dei flash per richiamare l'attenzione, oppure un suono fastidioso che in caso di necessità, oddio, potrebbe tornare utile. Visto l'abbondanza di suono che fuoriesce da queste due casse, in teoria si potrebbe utilizzare, ma guardiamo quello che lo rende particolare come gli altri modelli della Doge e non solo, quindi la fotocamera notturna. Spegniamo le luci e vi faccio vedere come riprende con una ottima risoluzione e con una buona luminosità. Guardate, per adesso siamo con le luci accese, lo vediamo semplicemente in bianco e nero, ma se io spengo le luci continueremo a vedere esattamente come stiamo vedendo adesso. E allora prendo il telefono e vi faccio vedere come riusciamo a vedere allo stesso modo di come stavamo vedendo poco fa. Quindi una telecamera con visione notturna che permette di vedere in tutte quelle situazioni dove abbiamo bisogno di muoverci senza accendere le luci, e possiamo sia scattare delle fotografie che girare dei video. Basterà premere questo tasto e si trasformerà questa icona da macchina fotografica a telecamera, quindi ci permette di avere la doppia funzione. Comodo e, ripeto, in alcune circostanze quasi indispensabile. E ovviamente non può mancare la prova con il giochino di automobili. Guardate ovviamente la definizione, la reattività. Bellissimi dettagli ragazzi, si vede benissimo, guardate.
Va bene, non ci interessa la gara, ci interessa solamente vedere la risoluzione e le prestazioni di questo telefonino, che come vi ho detto sono davvero sbalorditive per quanto riguarda la batteria, per quanto riguarda la fotocamera, per quanto riguarda tutto ciò che compone questo telefono, dal comparto fotografico alle cose più banali, come potrebbe essere appunto lo sblocco con l'impronta digitale, basta toccare semplicemente lateralmente, oppure lo sblocco con il volto. Insomma, ricco e fatto bene. Doge V30 vi lascerò il link perché è un telefono indistruttibile che ha queste caratteristiche, effettivamente allo stato attuale non si può trovare. Fantastico. E anche dopo questa botta, nonostante il suo peso, resiste, avete visto, una botta decisa sul bancone, non ha risentito assolutamente di nulla. Continua a funzionare perfettamente, però non chiedetemi di fare altro perché non voglio danneggiare la parte esterna, perché anche se non si rompono, comunque esteticamente qualche segnetto rimane e questo non mi va. E suo fratello è più piccolo, quindi il V30, questo si chiama VMAX, l'altro invece si chiama V30, ha anche la scheda SIM elettronica. Ragazzi, Doge sta facendo dei passi avanti, sta superando la concorrenza, sta mettendo nei telefoni rugged, che di solito vengono trascurati per quanto riguarda la parte tecnologica, tutto ciò che il mercato offre che riesce a far rientrare nella cifra per permetterci di comprarlo. Quindi non sono costosissimi, ma nonostante tutto hanno delle ottime prestazioni. I telefoni rugged nascono per essere robusti, per essere usati al lavoro, ma se uno vuole solo un telefono e vuole sfruttarlo anche in altri ambiti, con questi può farlo. Quindi non so se già quando vedrete questo video l'altro sarà pubblicato, ma sappiate che c'è il V30 che ha queste caratteristiche e che condivide tantissimo di questo telefono, tra cui la parte posteriore molto simile. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito a cliccare sul link giù in modo da vedere questo evento, quale sorprese ci riserva, quali prezzi, quali sconti riusciremo ad ottenere per questo mega telefono fantastico. E basta, ci vediamo tutti nei prossimi video, ma ricordatevi anche di iscrivervi, cliccare sulla campanella per attivare le notifiche, cliccate sul tastino mi piace se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.